Oggi vi porto in un viaggio un po' particolare, alla scoperta di un fumetto decisamente fuori dagli schemi. Biancaneve, disegnato da Leone Frollo, un maestro del fumetto erotico italiano. Pubblicato a partire dal 1972 da Edi Fumetto, questa serie è stata ideata da Renzo Barbieri e Giuseppe Pederiali sotto lo pseudonimo di Rubino Ventura. Ma attenzione, non aspettatevi la dolce principessa delle fiabe Disney. Qui entriamo in un mondo molto più provocante e audace che ha fatto la storia del fumetto per adulti. Leone Frollo, originario di Venezia, iniziò la sua carriera nel 1948, esplorando vari generi prima di affermarsi come uno dei grandi nomi dell'erotismo fumettistico. Biancaneve è forse la sua opera più iconica in questo campo, grazie al suo stile grafico raffinato e dettagliato, capace di mescolare sensualità ed eleganza. L'artista, infatti, oltre a Biancaneve, ha firmato anche altre serie come Lucifera e Ira, tutte all'interno del prolifico mondo dell'erotismo fumettistico di quegli anni. La storia prende ispirazione dalla fiaba di Biancaneve e i Sette Nani, ma in un'ottica decisamente più adulta. Nei primi numeri, la protagonista, ancora vergine, si ritrova ad affrontare una serie di incontri e avventure cariche di tensione sessuale, spesso ambientate in mondi fantastici, popolati da creature mitologiche e streghe malvagie. Man mano che la storia si sviluppa, Biancaneve perde la sua innocenza e si addentra sempre di più in un mondo di piaceri e perversioni. È interessante notare come i primi volumi cerchino di mantenere un equilibrio tra erotismo e parodia, ma col passare del tempo il fumetto si concentra sempre più sull'aspetto sessuale, perdendo il legame con la trama della fiaba originale. Biancaneve venne pubblicato per ben 94 numeri fino al 1986, con distribuzioni non solo in Italia, ma anche in paesi come Francia, Brasile e Danimarca. In Francia, ad esempio, era conosciuto con il titolo Contes Malicieux e veniva pubblicato dalla casa editrice Elvi France. Questo ci dà un'idea di quanto fosse popolare anche all'estero. Le copertine, caratterizzate da un tratto iperrealistico e sensuale, furono realizzate da Alessandro Biffignandi, che considerava Biancaneve il suo progetto preferito. Se siete appassionati di fumetti vintage e vi interessa esplorare un lato più osè della nona arte, Biancaneve è un'opera da non perdere. Leone Frollo riesce a creare un equilibrio perfetto tra erotismo e arte, con disegni che restano impressi per la loro qualità tecnica. Certo, bisogna considerare il contesto storico. Siamo negli anni 70, un periodo in cui il fumetto erotico aveva un pubblico ampio e consolidato, e Biancaneve riflette perfettamente lo spirito di quel tempo. È affascinante vedere come Frollo abbia saputo reinterpretare una fiaba tradizionale in chiave moderna e provocatoria. Oggi questi fumetti sono pezzi di collezione, testimonianza di un'epoca e di un tipo di narrazione ormai lontano dagli standard attuali. Spero di avervi incuriosito su questa versione alternativa di Biancaneve.